Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati di nuovo nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi voglio parlarvi di questo trapano a colonna. È il modello PB MOD 710 A1, comprato il 27 gennaio alla Lidl al costo di 69 euro. È il modello elettronico con la regolazione elettronica della velocità, il quale dava problemi alla regolazione dell'altezza, che come vedete rimane bloccata, quindi va spinto per rimetterlo in posizione, più alcune cose riguardanti la velocità. L'ho utilizzato in questi giorni perché, avendo fatto una recensione con tanto entusiasmo di un prodotto che mi piaceva, sinceramente sono rimasto deluso da alcune cose, però siccome ho un carattere che mi spinge ad approfondire le cose che non mi convincono, e allora ho approfondito fino a trovare la soluzione. Per quello che riguarda l'elettronica, è studiata in modo da intervenire e avere un'influenza sul numero di giri che altera quella che noi impostiamo. Siccome in tantissimi di voi mi avete bersagliato di messaggi, commenti, email, chat, eccetera, chiedendomi se era il caso di tornarlo indietro o meno, io non posso dirvi se è il caso di tornarlo indietro o meno, perché in base all'utilizzo che ne fate voi, questo trapano a colonna può tornare utile. Se voi lo utilizzate su materiali che non richiedano un numero di giri esatto, allora può andare bene. Se fate dei lavori nei quali è richiesta la regolazione del numero di giri in modo preciso, allora questo può influire, perché la sua elettronica è studiata in modo che se trova difficoltà nella rotazione, automaticamente il motore aumenta il numero di giri per far la spiccia. Se ha difficoltà, accelera. Quindi comunque riesce a completare il lavoro. Sulle lamiere, comunque fori che siano piccoli, va benissimo, perché non trova ostacoli e quindi riesce ad andare bene. Nell'utilizzo delle Forstner, ce n'è una montata, ora ve la farò vedere, se la utilizziamo con il numero di giri normale, quindi entro i 1000 diciamo, purtroppo l'elettronica interviene, aumenta e diminuisce il numero di giri in modo incostante, che rende il lavoro difficile. Però se aumentiamo invece la velocità, e se per voi va bene questo tipo di utilizzo, allora potete tenerlo. Per quanto riguarda invece la leva che non torna in posizione, adesso vi faccio vedere la soluzione. Prima vi faccio vedere come funziona l'elettronica, quindi faccio una zoomata e vi faccio vedere una prova in un modo diverso dall'utilizzo consono, per farvi capire appunto come interviene l'elettronica su questo trapano. Per fare questa dimostrazione utilizzerò questo cacciavite inserito nel mandrino. Vi ricorderete che quando lo avviamo il motore dà un picco di velocità, quindi aumenta il numero di giri e poi si stabilizza. Non trovando alcun ostacolo, lo stesso motore aumenta e diminuisce in attesa che appunto la punta vada in contatto con il materiale che dobbiamo forare, e quindi poi l'elettronica regolerà il numero di giri in base appunto alla resistenza e alla pressione che diamo noi sulla leva. Vi faccio vedere avviandolo col cacciavite cosa accade. Ha un picco iniziale, poi si stabilizza questo aumento e questo calo del numero di giri. Quando io provo a fermare il cacciavite, il numero di giri aumenta. E poi rallenta, quindi più io premo, più il trapano contrasta il mio freno dato con le mani, accelerando. Quindi ci garantisce comunque il funzionamento. Quindi se dobbiamo utilizzarlo su materiali leggeri, dato che molti di voi scoraggiati dalla mia recensione mi hanno chiesto se era il caso di tornarlo o meno, fate alcune prove sui materiali su cui dovete utilizzarlo, e se secondo voi va bene, se vi soddisfa, allora potete tenerlo. Questa è una decisione che dovete prendere voi, perché se volete un trapano a colonna che abbia un numero di giri costanti, con questa elettronica il numero di giri costanti non lo avrà mai, però riuscirà comunque a completare il suo lavoro. Ho messo la punta Forstner da 35 mm come la volta precedente. Il numero di giri è impostato a 1340 anziché 920. Se non abbiamo fretta e se non mettiamo molta forza, comunque il trapano a colonna riesce a concludere il suo lavoro. Non è il modo classico di utilizzarlo, ma ripeto, se per voi va bene, comunque riesce a realizzare il foro.
Poi il numero di giri si stabilizza nuovamente diminuendo. Quindi con questo non voglio dire che questo è il metodo normale per utilizzare la punta Forstner aumentando il numero di giri, però se voi avete necessità di utilizzare questo trapano a colonna, se il prezzo vi soddisfa, dato che in tanti mi avete chiesto, comunque il foro riesce a realizzarlo perfettamente, scendendo a compromessi, ma riesce a realizzarlo. Mentre la volta precedente io mi sono fermato a 920 giri, siccome molti di voi mi avete chiesto scoraggiati cosa fare di questo trapano, allora vi devo dimostrare che volendo potete utilizzarlo. Allora, ho impostato il numero di giri al minimo, quindi a 500 giri al minuto. Metto un pochettino di olio da taglio, questa è una punta della Parkside, molto economica, di un kit da pochi euro, questo di qua. Vediamo se nonostante tutto, facendo la pressione giusta, senza insistere, riesce a completare il foro, perché io ho fatto delle prove e adesso sta funzionando, quindi diciamo che dopo un minimo di rodaggio forse si sblocca. Adesso è andato bene, non ho dovuto premere però con la forza che metto nell'altro trapano a colonna. Qua con questo elettronico ha bisogno di una pressione meno forte. Riesce a praticare i fori senza alcun problema, però ripeto, anche in questo caso bisogna andare con dolcezza. Se aumentiamo il numero di giri va ancora meglio. Mettiamo a 900. Questo tipo di fori riesce a farli senza alcun problema. Allora ragazzi, come abbiamo visto, riesce a forare tranquillamente questo metallo da 2 mm, riesce a fare i fori con la punta Forstner abbastanza profondi, quindi non sto tornando sui miei passi. Io continuo a dire che il mio trapano a colonna preferito è quello là dietro. Ne ho due a cinghia con i quali mi trovo benissimo, con i quali io ho imposto il numero di giri che corrispondono quasi perfettamente e che mantiene la sua rotazione senza avere questo problema di dover andare con dolcezza, eccetera. Però ripeto, semplicemente devo rispondere a tutte le domande delle persone che hanno commentato sotto il mio video, che questa volta ha raggiunto quasi 100.000 visualizzazioni in 4 giorni, ho ricevuto circa 350-400 commenti, poi mi sono perso, non sono riuscito a rispondere quasi a nessuno perché siete tantissimi. Nelle chat invece ho risposto, ma quasi tutti mi fate la stessa domanda: devo tornarlo indietro? Mi conviene tenermelo? Beh, vi devo dimostrare che se voi lo utilizzate per uno scopo che non sia veramente gravoso per questo trapano, allora va bene, altrimenti compratene una cinghia. E allora, oppure aumentate il numero di giri tantissimo, cosa che io non dico che non vi consiglio, però sinceramente non ritengo che sia idoneo dover lavorare a 2600 giri per fare un foro che ne richieda di meno. Però se voi vi trovate bene anche in quel caso, allora siete liberissimi di farlo. Però il problema della molla che non riesce a spingere, o comunque il sistema che non riesce a fare sollevare la testa, quello è un problema perché dobbiamo intervenire noi. E allora vi faccio vedere qual è la soluzione. Va smontato. Smontandolo, se fate attenzione, potreste non invalidare la garanzia, perché non andate a intaccare nulla di quello che riguarda il suo funzionamento. È plastica, quindi una volta aperto e richiuso ritornerà come prima, però risolverete definitivamente il problema della risalita
con niente. Quindi guardate. Allora, qualcuno è riuscito in realtà a ridurre il problema del ritorno svitando questa vite a brugola e quindi riducendo l'escursione della molla. È una cosa che io non ho fatto e ritengo che non sia opportuna. Il problema, la causa del difetto deriva dall'interno. Noi spostando questa vite ridurremo l'effetto finale, ma comunque il difetto nel trapano a colonna rimarrebbe e comunque riducendo l'escursione della molla andremmo a modificare l'escursione della stessa e tanto altro. Bisogna lasciare questa vite com'è e intervenire all'interno, perché è dall'interno che c'è il problema. Allora, la prima cosa da fare innanzitutto è staccare la corrente elettrica, dopodiché smontiamo l'impugnatura. Una volta rimossa dobbiamo svitare tutte le viti che sono nella scocca, quindi queste con un cacciavite PH2. L'ultima vite è PH1 e si trova in fondo. Qua in basso, vicino al mandilino, c'è un'altra vite da svitare. Questa, a differenza delle altre, è PH1. Quindi mettiamo tutte le viti da parte. Dopodiché dobbiamo togliere questo coperchio e svitare la vite che si trova qua su. Conviene fare tutto con il trapano alla massima estensione, avevo dimenticato di dirlo, quindi togliamo il coperchio. Ok, questa è la prima parte. Adesso c'è un'altra vite da svitare, che è questa. Questa vite è l'unica che tiene l'altra parte della scocca, quindi si svita. Adesso avremo le tre parti libere. Togliamo il cavo di alimentazione da questa parte e abbiamo il nostro trapano a colonna completamente smontato. Ma arriviamo al dunque. Per poter liberare lo scorrimento della colonna basta semplicemente svitare questa vite e questa vite. Queste due agiscono su un cilindretto che fa da guida alla stessa colonna per rimanere in posizione. Ok. Adesso il trapano è libero di scorrere perché questo cilindretto si alloggia nella posizione corretta. Si tratta di questo. Arriva in fondo e purtroppo, non so perché, in fase di assemblaggio lo avranno stretto, forse troppo in basso, non lo so. Fatto sta che se noi lo svitiamo con un cacciavite, lo smuoviamo, vediamo che funziona correttamente, quindi a questo punto possiamo stringerlo. Facciamo la prova. Adesso funziona meravigliosamente, il trapano a colonna rimane fluido pur essendo perfettamente stretto e va fino alla parte più alta della sua risalita. Quindi fatto questo stringiamo la vite di sopra, la vite di sotto, le serriamo per bene e possiamo richiudere il nostro trapano a colonna. Ok, facciamo un'ulteriore prova prima di riassemblare il tutto. Meravigliosamente, va bene. Per riassemblarle bisogna farlo a scorrimento, quindi si affiancano, si fanno scorrere lateralmente in questo modo, così si incastra. Dopodiché, facendo attenzione alla posizione dei cavi, quindi a non chiuderne nessuno, lo rimettiamo nella sua posizione originale, facendo in modo che questo foro combaci con il foro dalla parte opposta e che ci permetta quindi di ribloccarlo come era. La vite che va messa qua è quella più corta. Ok, e possiamo rimettere il coperchio. Sistemiamo i cavi per bene. Una volta incastrata quindi la parte opposta, possiamo mettere di nuovo tutte le viti al loro posto. Vi conviene utilizzare un cacciavite magnetico, eventualmente magnetizzarlo. Vi lascerò anche un link in cui spiego come magnetizzare i cacciaviti. Quindi avvitiamo la prima e poi tutte le altre col procedimento opposto a quello di poco fa.
Inseriamo quindi il coperchio sulla parte alta della colonna, la sua vite, l'impugnatura, perfetto. Adesso vediamo come funziona quindi il sistema di risalita, se la molla funziona, se la leva rimane bloccata, eccetera. Come vedete funziona in modo molto fluido, senza alcun problema. Perfetto, questa era la soluzione definitiva della risalita di questo trapano a colonna. Allora ragazzi, come abbiamo visto la soluzione è semplicissima, basta semplicemente agire sulle due vitine laterali, dopodiché il trapano continua a lavorare perfettamente, risale, non ha alcun freno e riusciamo a utilizzarlo serenamente senza preoccuparci di spingerlo con forza verso l'alto. Per quanto riguarda quindi la sua potenza, la sua elettronica, questa è una cosa che dovete valutare voi. Sappiamo che il trapano a colonna, questo modello di trapano a colonna funziona così. Se per voi va bene, visto il prezzo, perché molti di voi mi hanno scritto che per il prezzo sono soddisfatti, però avevano la difficoltà della risalita, quindi erano in dubbio se restituirlo o meno. Se il vostro problema era solamente la risalita, potete risolvere in questo modo. Se invece il problema era la rotazione, perché ho visto comunque video di persone che pur regolando la potenza leggermente di più non riuscivano a fare il foro, allora in quel caso vedete voi, questa è una cosa che dovete decidere voi. Io posso semplicemente dirvi che il trapano a colonna va sistemato per quanto riguarda la risalita in quel modo, e che se impostato con il numero di giri riportato sulla tabella laterale con materiali che non sono duri, allora può andare bene. Per il resto non lo so. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, cliccare anche sulla campanella qua giù in modo da attivare anche le notifiche e ricevere un'email ogni volta che io caricherò un video, e vi saluto, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo!